Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima gara del Master GP, sono un concentrato di emozioni. Sono contento, gioia, paura, una marea di paura, quella proprio ne abbiamo in abbondanza. Mi sono preparato, ho lavorato duro, ho fatto tanta fisioterapia. Certo, non siamo al 100% perché comunque ci vogliono mesi per recuperare bene, mi fa male. E riscontriamo sempre i soliti problemi con il cambio, per cui oggi andremo, visto che abbiamo la possibilità, cercheremo di sistemare le pedane in modo tale che provo meno dolore possibile. Anche perché la giornata è lunga, adesso inizieranno 2 turni di prove liberi, dopodiché ci saranno altri 2 turni di qualifiche e la gara il pomeriggio, per cui se inizi a spingere, non ti sai dosare bene le energie, arriviamo a gara che stiamo completamente spompati e non vogliamo questo. Sicuramente prenderò le prove con molta calma, anche per rientrare in ottica Master GP. L'impatto iniziale è sempre un po' traumatico, ti ci devi abituare, e anche per capire come posso andare a settare e sistemare la moto come più mi piace. Quindi a breve briefing e sorteggio delle moto, perché ricordo che le moto sono tutte uguali. Gente, è partita da Roma per tifare, ma è bello che mi vivono in giro, perché fate vedere come andare in giro per paddock. No, io sono troppo davvero. Come davvero? Perché davvero? Non lo sai? No, che ha fatto? Evitate da un calcio a Monica, l'ho dato al water e mi sono fatto male. Il viaggio è andato bene, tutto a posto, siete pronti a tifare? Sì, mazza. Darmi i soldi del viaggio. I soldi del viaggio? Sì. E dopo, a fine giornata ti do. Firmato tutto, scarico di responsabilità, partecipazione a Master GP e tra l'altro mi hanno dato pure la fantastica maglietta Master GP. So ufficiale. Solo io mi sto cagando sotto o è una cosa... No, io per quanto riguarda... io così, per informazione generale, magari sono già andato al bagno 3 volte. Così, per da quanto stamattina. Io sto carico, sto un mix di emozioni veramente. Gioia, felicità, contentezza, poi c'hai ansia, paura. Tra il carico a bomba, mi sembra tipo il film quello delle emozioni, quello del cartone animato. Inside Out. Inside Out. C'ho dentro rabbia che fa, gli rompiamo il culo a questi. Poi c'ho tristezza che fa, sì, vabbè, ma se ci facciamo male. No, quella è paura. Vabbè, sì, però non arriveremo mai i primi. Ansia, sì, ma qui se sbraghiamo tutto, se facciamo tutto male. Tocca pure pagare. Ansia, ma non arriverò mai prima. Vabbè, E gioia, dai, andiamo a fare questo per campionato. La prima di ogni gara ti devo abbracciare. Ma io non verrò a tutte. Devi venire a tutte, perché tu vieni a tutte le gare, capito? Perché io devo Ho un abbracciare. rimborso spese? Se ti fai un abbraccio prima della gara, sì. Va bene. Si inizia, prove libere, turno 1, un po' d'ansietta, sì, ma nemmeno troppa, pensavo peggio, perché comunque sono prove libere, ce la prendiamo con calma, dobbiamo capire la moto, dobbiamo capire cosa cambiare nel settaggio della moto e soprattutto devo abituarmi al nuovo stile di guida che è completamente differente rispetto al 1000 a cui sono abituato. Sono riuscito a rubare qualche consiglio qua e là nel paddock, le moto pesano 110 kg, noi ne pesiamo un'ottantina, per cui la differenza non è tantissima, non dobbiamo esasperare i movimenti, non dobbiamo uscire tantissimo con il corpo, perché qualsiasi movimento di troppo o errato si ripercuote tantissimo sulla moto, tantissimo sulle sospensioni e soprattutto perché il telaio è un telaio da cross, quindi molto rigido. Ma probabilmente il consiglio più utile di tutti è quello di non uscire troppo con le spalle, ma piuttosto rimanere un pochino sulla moto, in linea sul cupolino, questo per caricare l'anteriore il più possibile anche con il nostro peso e avere quindi un grip maggiore. Questo 4,5 monocilindrico ai bassi spinge veramente tanto, infatti di seconda in uscita dai tornantini massima attenzione. Inizio pian piano ad abituarmi alla moto, a capirla, ma iniziano anche le prime problematiche a cui non avevo minimamente pensato. Quando ho guidato il CBR 600 qui a Castelletto di Branduzza era seconda, terza e quarta sul rettilineo, quindi lo stress al piede non era poi tantissimo. Invece con questo 4,5 infiliamo e togliamo marce di continuo e per la condizione del mio piede non va bene, e anche se cerco di guidare in maniera conservativa e di non sforzare troppo, sono costretto sempre a terminare il turno
prima. L'anteriore mi piace, è bello rigido, il posteriore si siede un po' troppo, ma visto che spinge veramente tanto ai bassi, per adesso lo lasciamo così. Si entra senza termocoperte, è una scelta voluta nel Master GP, perché la moto la devi sentire le sensazioni che ti dà, devi essere conscio di quello che stai guidando. E già qui notiamo l'approccio completamente differente che ho io rispetto a Niccolò. Io me la prendo con calma, anche troppo, aspetto 2-3 giri, la gente mi supera, me ne frego totalmente, ma voglio essere sicuro che le gomme sono pronte e calde. Niccolò invece già dopo il primo giro vedo che parte, ciabatta, cammina, comincia a pistare, io non ce la faccio. Ma siamo nelle prove libere, per cui chi se ne frega, posso farlo. Potrebbe però essere un problema nel pareggiamento finale. Allora, meglio, settaggi non li cambiamo perché per adesso mi piace così, davanti la sento bene, dietro la sento bene. Benzina è importante. Non tutta, per 3-4 giri, poi dobbiamo fare Roma. Una merda? No. Tu che dici? Come stai? Meglio? Allora, io devo dire, il primo giro per me è stato un po' traumatico. Come al solito sono disorganizzato, GoPro, quello, quell'altro. Consiglio, sono entrato senza camera. No. Non l'ho registrato. Ho fatto 3 giri, stavo col pensiero di oddio devo dire che balli, ma c'avevo come. E stavi a fare la cavolata. Stavo a fare la cavolata perché una volta mi è partito un pizzico, una scodata il posteriore. Allora, situazione piede. Allora, diciamo che riesco a farmi qualche giro normale, tranquillo, dove cambio normalmente. Dopo un po', che cosa devo fare? Invece che muovere il piede su e giù, devo spostare mettere il piede su e spostare tutta la gamba. Cioè, devo fare questo per cambiare. E mi rende le cose alquanto difficili, ma chi se ne frega? Ci divertiamo uguale. Andiamo al nostro passo, che comunque sia non stiamo andando malissimo. Oh, ma tu stai a spigne? No, Io blando. sto a cercare di scaldare i gomme. La spigna, io sì, no, c'ho ancora abbondanti no. quei 20 secondi da togliere. Bravo, pure io, Sì, sì. vuoi pure io. te? No, sì, io Non sono stai a entrato, spigne? ho riscaldato le gomme. Ah, Quanto hai bravo, fatto? pure io. Quanto hai fatto? Ma ho fatto 2 minuti e mezzo. Mo vedi, mo mi impegno. Che fai? Mo mi impegno. Ah, mo lo impegni? Sì. Metto dietro. Devo iniziare a fare sul serio 2 turni, uno prima di pranzo, uno dopo pranzo, e devo soprattutto utilizzare la testa. Quando sei lì ti trovi in una situazione, ti trovi a decidere su delle cose a cui non avevi dato minimamente peso. Dobbiamo prendere una decisione, spingere subito, adesso che siamo freschi, oppure dopo, perché so come sono fatto, sono un diesel e più giro, più spingo, più vado. Sono fatto così, purtroppo mi serve tempo. Ma alla fine scelgo di dare tutto e subito perché so che dopo mangiato mi scende anche un po' la voglia. Mi succede sempre, Niccolò è più lento di un secondo, per cui cercherà sicuramente di accodarsi e vedere dove passo, che traiettorie faccio, dov'è che perde quel secondo. E infatti eccolo. Ora ho 2 scelte: fare il furbo, chiudere il gas e non fargli vedere dove passo, oppure tirarlo un pochettino, fargli guadagnare decimi per lui preziosi, però dopo divertirci un po' di più. Opto per la seconda perché il Master GP è appena iniziato, abbiamo tantissimo margine e io mi voglio divertire. Riesce infatti ad avvicinarsi al mio tempo, io giro ancora qualche decimo più veloce. Ho però un altro problema: superare gli altri. Finché un sorpasso pulito, netto, il mio andare è nettamente superiore a quello che mi precede, non ho problemi. Ma quando giriamo più o meno uguali, perdo tempo, sono troppo riflessivo, penso troppo ai danni che potrei recare alla persona che mi sta davanti, alle cavolate che potrei fare. E in una situazione del genere, anche questo non va bene. Ci dobbiamo togliere questa cavolo di paura, ma stiamo facendo il Master GP apposta. La mia insicurezza, oltre a farmi perdere tempo, mi porta anche a fare degli errori del genere. Ci ragiono, penso, e per controllare lo spazio a disposizione succedono queste cose. Terrore, metà ruota su asfalto e metà ruota sull'erba. Per fortuna abbiamo dalla nostra parte la freddezza, riusciamo di solito a gestire questo tipo di situazioni e non aggrapparci ai freni. Nel secondo turno di qualifica il mio tempo non migliora, ho fatto bene a dare tutto nel primo, ero un po' svogliato, un po' appesantito e comincio a sentire veramente la pressione dei pareggiamenti finali. Terminate le qualifiche, i giochi sono fatti, partiamo sesti e abbiamo Niccolò subito dietro di noi che gira soltanto 2 decimi più lento. Dobbiamo però rimanere calmi, riflessivi, utilizzare la testa, ma in quei momenti non è facile perché c'hai il cuore che ti batte talmente forte che sembra che ti deve uscire dal petto, l'adrenalina che ti sale a 1000, la testa che ti rimbomba, che sembra che ti deve scoppiare dentro al casco e te non senti più niente, quasi come non senti manco più la moto che c'è sotto di te. In quel momento ci stai te, la moto, gli altri e basta, è la strada davanti. Non pensi alla gente che sta fuori dal circuito, non pensi ai problemi che ci può avere, fidanzata, lavoro, casa. Ci stanno soltanto quelle persone in pista con te. Facciamo tutti quanti questo giro dietro l'apripista, nessuno può superare, dobbiamo tutti quanti mantenere le nostre posizioni e riscaldare le gomme. Bandiera verde, si parte, da qua dobbiamo dare il meglio di noi, ma come potete vedere sto già perdendo terreno, non mi sento pronto perché abbiamo fatto soltanto un giro e nemmeno
nemmeno forte, per cui ho sempre il dubbio di avere le gomme ancora un po' freddine, ma l'asfalto è caldo, mi devo togliere questa paura, devo cominciare a spingere e riprendere quelle 3 persone davanti. Mi tolgo dalla testa il fatto delle gomme e comincio a spingere. Mi sento abbastanza bene con la moto e vedo che riesco a recuperare pian pianino quelli davanti. Ma abbiamo dietro Niccolò, non ce lo scordiamo, e lui so come è fatto. Sicuramente mi tirerà una staccata da qualche parte, perché anche se perdiamo un po' di tempo vuole passare. E infatti eccolo, guardalo, maledetto, tutto stretto, traiettoria improbabile. Va bene, è passato, ma stiamo recuperando, stiamo guadagnando terreno, per cui fargli un altro sorpasso subito e darsi battaglie tra di noi, secondo me ci fa perdere soltanto tempo, per cui rimaniamo dietro con calma. Non so se avete sentito, ma purtroppo ogni tanto la moto mi perde di giri mentre sto a gas spalancato e Andrea Zappa mi ha spiegato che potrebbe essere il sensore del cambio, anche se io sono abbastanza sicuro di mettere le marce in modo deciso. Stiamo andando bene, sono estremamente soddisfatto in questo momento perché li abbiamo ripresi. Qui Niccolò commette un errore e prova ad entrare a tirare una staccata, ma devo dire che frena veramente bene e decido di lasciar stare perché potrebbe essere rischioso. Purtroppo Niccolò ha perso l'anteriore. Credo, ma è soltanto una mia supposizione, che abbia un pochino sbagliato la traiettoria, ha frenato veramente forte con l'anteriore fino a bloccarlo e a perderlo. Ora, in questi momenti è difficile far finta di niente e continuare la gara come se niente fosse, perché il tuo amico si è appena sdraiato davanti a te e tu ti sei anche abbastanza messo paura, ma devi farlo, devi rimanere calmo e continuare la gara come se non fosse successo nulla, perché se ci pensi è peggio, potresti commettere degli errori anche tu e tu comunque sia non puoi fare nulla per aiutarlo. C'è gente che è predisposta a farlo, per cui sgombriamo la mente e continuiamo la gara. Li ho lì a portata, devo spingere un pochino di più perché ce la posso fare. Danno bandiera rossa e quindi chiudiamo il gas, usciamo. Prego che Niccolò non si sia fatto nulla, anche se la bandiera rossa non mi fa sperare bene, e qui me la faccio veramente sotto perché lo vedo per terra che non si muove. Domani uscirà il suo video, così potrete vedere la gara dal suo punto di vista e sapere in che condizioni è, che cosa si è fatto e soprattutto come è successo. Il morale è basso, è scarso, perché sì, è ovvio, te cade così davanti a un amico, c'è il piede che ti fa male, sai che anche soltanto una scivolata come quella che ha fatto lui potrebbe provocarti seri danni e per cui proprio ti fai dei film assurdi, e quindi da qui il mio modo di affrontare il pareggiamento cambia un pochino. Cerco però comunque sia di mettercela tutta. Giro per riscaldare le gomme effettuato, bandiera verde, si parte. Vedo però che il passo non è quello di prima, non la sto affrontando con la stessa voglia, con la stessa rabbia, con la stessa grinta. Io e il ragazzo che sta davanti a me giriamo allo stesso identico tempo.
Faccio 3 giri al meglio delle mie possibilità, ma a 2 giri dalla fine, ragazzi, vi giuro, volevo uscire perché non ce la facevo più. Il piede mi stava a fare troppo male, non riuscivo più a fare curva a sinistra. Questo perché la muscolatura non è più abituata a questo genere di sforzi e appena va un po' in stress mi prendono i spasmi. Vedo però che ho parecchio margine rispetto a chi mi segue e quindi decido di stringere i denti. Semplicemente chiudo il gas, se no alla fine non ci arrivo. Si conclude così la prima del MasterGP, a un soffio dal podio perché chiudiamo quarti, ma sono soddisfatto, è stata un'esperienza fantastica e in una sola giornata ho capito tantissime cose. Mi dispiace tantissimo per Frecciaverde che vi spiegherà domani che cosa è successo sul suo canale, ma soprattutto perché volevo infilarlo all'ultima curva. Oh, piuttosto che non farsi sorpassare, ha preferito cadere. Disgraziato. Lì davanti c'è gente con un bel passo, vanno veramente forte, dovremmo impegnarci il più possibile. Ora riposo per me, ma soprattutto per il mio piede, e ci prepariamo per la prossima, che sarà il 14 luglio.